Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Oggi vediamo le energie di novembre con questo interattivo. Innanzitutto vi faccio gli auguri per Halloween e per le festività legate ai morti e ai santi. Fatemi sapere nei commenti come intendete festeggiare e se avete dei rituali particolari per Halloween. Come al solito abbiamo tre varianti fra cui scegliere: la prima con l'agata azzurra, la seconda con la calcite arancio e la terza con l'ametista viola. Prendetevi il vostro tempo per scegliere la variante con calma, scegliete quella che vi comunica di più seguendo la vostra intuizione, potete fermare il video, poi una volta scelta la vostra variante potete scorrere il video fino al capitolo che la descrive. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella con l'agata azzurra, e vediamo subito le energie generali del mese con le carte del karma. E abbiamo l'incantatrice dell'aria. Questa è una carta che ricorda un po' la luna dei tarocchi perché esprime confusione mentale, paura, timore, ansia. A volte si ha l'impressione, si ha la paura di non essere all'altezza di quello che stiamo affrontando, anche al lavoro per esempio, e esprime anche una certa diffidenza nei confronti delle altre persone, per esempio del proprio partner in una relazione. Quindi in generale una emotività un po' esaltata e soprattutto ansiogena. Adesso vediamo i dettagli con i tarocchi. E all'inizio del mese abbiamo la carta della forza, il 3 di denari, il 2 di coppe, a metà mese abbiamo il 2 di bastoni, il 6 di denari e il 7 di spade. E a fine mese abbiamo la torre, il paggio di coppe e il 10 di coppe. E l'ultima carta abbiamo l'8 di spade. Dunque l'8 di spade dà l'idea appunto di sentirsi un po' ingabbiati durante questo periodo, come se non riuscissimo a implementare dei sogni che abbiamo, non riuscissimo a concretizzare le nostre idee. Però sinceramente io vedo che a fine mese ci sarà una specie di liberazione perché la torre è un po', vedete, di solito ha questa nomea di evento distruttivo che appunto può solo danneggiarci, però in questo caso io direi che dà proprio questo impeto, da questa idea di liberazione, no? Di distruggere le barriere che circondano questa ragazza nell'otto di spade. Quindi a fine mese ci sarà come la possibilità appunto di liberarsi da queste gabbie probabilmente mentali soprattutto, con nuove idee rappresentate dal paggio di coppe. E questa rottura di queste gabbie mentali soprattutto porteranno appunto a una grande soddisfazione soprattutto a livello di benessere emotivo. Infatti abbiamo il 10 di coppe che è un po' la esaltazione dell'elemento acqua, no? Quindi una estrema soddisfazione emotiva.
Quindi queste paure questi timori che vi dominano durante il mese di novembre, alla fine del mese verranno dissolti anche in maniera un po' fragorosa e inaspettata con appunto la carta della torre. All'inizio del mese vi vedo comunque molto occupati in un progetto con altre persone con cui avete una buona sintonia, come indica il 2 di coppe. È come se con queste persone riusciste ad avere dei progetti in comune, cercate di discutere, di progettare delle attività, quindi vi vedo molto attivi all'inizio del mese. Questo è anche rafforzato dall'idea della forza, che è una carta di estrema ehm, vitalità, di passione, quindi vi vedo estremamente attivi all'inizio del mese. A metà mese appunto ci sono delle gabbie mentali che stanno arrivando perché ci sono delle opzioni da soppesare, c'è la volontà di fare altre cose, di espandere i propri orizzonti con il 2 di bastoni. Ehm, Però appunto mi dà l'idea che vi autosabotiate, perché il 7 di spade dà un po' l'idea che appunto abbiate dei dubbi, abbiate poca fiducia in voi stessi, non agite alla luce del sole, non esprimete le vostre idee o i vostri progetti di espansione. Il 6 di denari indica come se aveste comunque le risorse per espandervi, non eccessive, però diciamo sufficienti. Mm, Però appunto avete dei dubbi sia sulle vostre capacità che su cosa effettivamente possiate mettere nel piatto per attuare le vostre opzioni, cioè state decidendo e soppesando varie opzioni sulla base di elementi economici con il 6 di denari che strategici con il 7 di spade. Però state appunto facendo molte strategie anche abbastanza inutili, perché il 7 di spade indica sempre un po' delle strategie non sempre a buon fine. State attenti che in realtà vi state più che altro fasciando la testa. Questo è un po' il concetto, che poi tra l'altro nell'otto di spade vedete che la testa è fasciata di questa ragazza, quindi insomma riprende un po' il detto. Dunque questi dubbi, questa analisi che fate a metà mese verranno poi risolti bene alla fine del mese con una nuova idea che vi arriva, una soluzione che vi arriva anche abbastanza all'improvviso. Potrebbe essere offerta da un paggio di coppe, ovvero che qualcuno che magari vi offre una soluzione, una idea, un suggerimento, e che vi permette quindi di risolvere i vostri dubbi e come risultato riuscirete a iniziare un nuovo percorso che vi rimane molto soddisfacente. Vedete, questo il paggio di coppe di solito indica anche un nuovo percorso, un percorso nuovo, perché il paggio è un segno di un inizio, e il 10 di coppe indica appunto una soddisfazione generale che magari appunto vi permette anche di
come dire, collaborare ancora meglio con le persone che stanno attorno a voi, perché il 10 coppe appunto mostra una famiglia, quindi c'è un gruppo di lavoro, degli amici, delle persone, la vostra stessa famiglia che vi supporta in questo nuovo percorso. Quindi riassumendo, avete dei progetti su cui lavorate con altre persone, a metà mese ci saranno delle decisioni da prendere che verranno soppesate, soprattutto dal punto di vista economico e strategico, però vi fascerete molto la testa con dubbi e anche ansie che però a fine del mese verranno risolte con una idea, con una nuova opportunità che si offre a voi in maniera anche inaspettata, come indica la torre. Dal punto di vista lavorativo, appunto c'è questo team di lavoro con cui lavorate molto bene all'inizio del mese, dovrete prendere delle decisioni su come operare a metà mese, avrete appunto dei dubbi dal punto di vista finanziario, dal punto di vista di opportunità strategica, avrete molti dubbi sulle vostre capacità, avrete delle ansie che però appunto con un aiuto improvviso, un'offerta o comunque un'idea che arriva a voi in particolare, questi dubbi verranno risolti con soddisfazione vostra e generale con il 10 di coppe. Quindi questi dubbi, queste insicurezze che sono anche indicati dall'incantatrice dell'aria e dall'otto di spade verranno poi risolti alla fine del mese. Dal punto di vista amoroso o relazionale, insomma sentimentale, vedo una bellissima collaborazione con il vostro partner, molta passione, molte attività in comune, una relazione che cresce all'inizio del mese. Ci saranno dei dubbi, delle insicurezze che magari coinvolgono anche una certa un lato finanziario, magari avete dei progetti in comune con il vostro partner e dovete risolvere la ripartizione dei doveri economici in questo progetto, avrete delle insicurezze, dei dubbi, agirete in maniera un po' sibillina anche voi e quindi avrete un po' di ansia che però appunto alla fine del mese verrà risolta con una offerta probabilmente da parte del vostro partner. Il paggio di coppe è in questo caso io lo vedo come una persona molto fresca, molto carina, molto giovanile di testa, comunque che fa un'offerta sincera, ecco, a voi e che vi permetterà quindi di creare i presupposti appunto per una serenità generale all'interno della coppia che probabilmente include anche tutta la famiglia. Quindi diciamo che questi dubbi, queste ansie che avrete a metà mese, anche in questo caso dal punto di vista relazionale, verranno risolti in maniera felice alla fine del mese. Vediamo adesso con i tarocchi celtici che tipo di compiti a casa dovreste fare questo mese. E abbiamo la carta del rovo in versione invernale. Il rovo si intendono le more, vedete ci sono delle more, è una pianta che viene legata un liquore, è una pianta quindi che in questo caso, in questo mazzo, viene considerata fonte di entusiasmo, di vitalità, di sogni a occhi aperti, però appunto il consiglio diciamo di questa carta è che comunque è importante vagliare effettivamente come indica il 2 di
bastoni i propri sogni in base alla possibilità di attuarli, cioè rimanere con i piedi per terra. Evidentemente voi avete dei progetti, come indica il 2 di bastoni, che appunto vanno vagliati dal punto di vista anche pratico, come effettivamente indica anche il 6 di denari, cioè non vi fate prendere dalle ansie, però in maniera serena cercate di vedere quanto i vostri progetti possano essere attuati in questo mese. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci alla seconda variante, quella della calcite arancio. Vediamo subito le energie per questo mese con le carte del karma. E abbiamo la carta del grande padre dell'acqua. Questa è una carta di equilibrio emotivo, di serenità. È una bella carta che appunto indica che sarà in generale un mese sereno. Vediamo però adesso i dettagli con i tarocchi. Dunque, all'inizio del mese abbiamo il matto, poi il diavolo e il 7 di denari. A metà mese abbiamo il 6 di coppe, il paggio di coppe e il 9 di bastoni, e a fine mese abbiamo il 6 di denari, il 7 di coppe e la carta del carro. E la carta, diciamo, più generale è il 10 di bastoni. Dunque, all'inizio del mese c'è questa carta del diavolo che è molto forte. Fra le tre che abbiamo qui è quella che è più attiva, che la sento più forte rispetto alle altre due. Indica che ci sono dei vincoli, come dire, dei problemi di cui voi aspettate la risoluzione da molto tempo, e questo è indicato dal 7 di denari, che indica appunto un periodo di attesa, un'attesa che qualcosa si risolva. Potreste anche attendere, diciamo, delle notizie, dei risultati, qualcosa che vorreste appunto ricevere ma non arriva. Ci sono dei problemi, dei vincoli che appunto sono manifestati dalla carta del diavolo, che vi crea appunto una certa confusione mentale, un senso un po' di vuoto. Avete magari dei dubbi che avete fatto il passo più lungo della gamba, come indica appunto la carta del matto, che quando ha una nuance un pochino più negativa è appunto una certa, come dire, confusione, indica una certa confusione mentale, una certa, come dire, un rischio un po' eccessivo. Quindi insomma il mese inizia con una certa un certo spirito di attesa per una situazione che deve essere risolta. A metà mese riceverete una proposta, una comunicazione da qualcuno che conoscete, magari anche da molto tempo, come indica il 6 di coppe, che solitamente è legato una carta legata al passato. Però voi avete un atteggiamento un po' diffidente riguardo a questa proposta, a questa comunicazione, come indica la carta del 9 di
di bastoni che vedete mostra una persona che si trincera dietro a un muro di bastoni, appunto in posizione difensiva, come se non foste appunto sicuri di accettare o meno questa offerta, o comunque non siete sicuri del vero motivo dietro questo tipo di comunicazione che riceverete appunto a metà mese. Però vedo che alla fine del mese riuscirete appunto a buttar giù le vostre barriere difensive e andare verso una strada ben precisa con la carta del carro, che è una carta di risoluzione, una carta di un percorso che viene avviato con una certa sicurezza. A fine mese c'è appunto il 6 di denari e il 7 di coppe, che indicano come o un aiuto esterno che vi permette appunto di avviare, di pensare di avviare una strada, un nuovo, o comunque di continuare un percorso, perché il 7 di coppe è una carta di sogni, di ambizioni. E il 6 di denari è una carta di finanziamento, di generosità. Vedete, c'è questa persona che dà del denaro a delle altre persone che ne hanno bisogno, quindi può essere appunto che abbiate delle risorse magari di provenienza esterna che vi permetteranno appunto di avere delle ambizioni e di iniziare un percorso per realizzarle, come indica appunto la carta del carro. In generale il mese appunto porta alla fine di un periodo di stress che probabilmente viene dal mese precedente, perché la carta del 10 di bastoni indica appunto la conclusione di un lavoro, di una conclusione di un periodo anche abbastanza stressante. Vedete, questo personaggio sta portando avanti con sé un carico enorme di lavoro, di bastoni, che quindi insomma evidentemente il 10 poi indica una conclusione, quindi in generale direi che durante il mese di novembre questo stress che si manifesta nelle prime carte all'inizio del mese viene poi alla fine a scemare, a concludersi alla fine del mese. Questo in generale. A livello lavorativo siete in attesa di frutti da parte che provengono appunto dalle vostre attività, siete in attesa che una situazione si maturi, però appunto ci sono dei problemi, dei vincoli, dei problemi anche, diciamo, non necessariamente legate a una persona specifica, però appunto è in generale una situazione che è piena di catene che vanno spezzate, perché il diavolo appunto indica dei vincoli anche, no? Vedete, c'è questa catena che imbriglia un po' la conclusione di una situazione che state aspettando da un po' di tempo, e quindi in generale la carta del matto indica una certa confusione mentale, un dubbio che voi avete di aver fatto il passo più lungo della gamba nel vostro lavoro, o comunque la volontà che queste catene si spezzino in modo che voi possiate finalmente essere liberi di agire come preferite, di avviare delle attività a cui tenete, e state in attesa, e secondo me questa attesa viene da un po' di tempo e vi crea parecchio stress, come indica la carta del 10 di denari.
a metà mese appunto riceverete una offerta di aiuto, una notizia da parte di qualcuno che conoscete da tempo, di cui però appunto diffidate. In realtà è un aiuto che vi permetterà ehm, a fine mese appunto di essere più ambiziosi nel vostro lavoro. Può essere un aiuto anche finanziario, appunto, come indica il 6 di denari. Ehm, è un'offerta da parte di una persona che comunque è sincera, perché il paggio di coppe in generale è una persona pura di spirito, mettiamola così, anche se un po', come dire, volubile a livello emotivo, però non, la fa con sincerità. E quindi è un'offerta, anche se ne diffidate inizialmente, in realtà vi permette di pensare più in grande nel vostro lavoro con il 7 di coppe e di iniziare un vostro percorso in maniera molto più convinta e vincente, solida, perché il caro è una bella carta ed è anche alla fine la stessa. Quindi io direi che questa offerta, questa proposta che voi ricevete da parte di questa persona vi può avvantaggiare in definitiva dal punto di vista lavorativo. Dal punto di vista sentimentale c'è un legame con una persona che però da parte vostra è un po' tossico. È un legame un po' tossico, nel senso voi vi sentite molto vincolati, come se voi steste sempre aspettando delle novità, degli atteggiamenti da parte del vostro partner che invece non arrivano. Io vedo all'inizio del mese appunto un rapporto non particolarmente equilibrato, ecco, con la persona che state frequentando. Ci sono dei vincoli, in questo caso direi proprio appunto emotivi, perché si sta parlando di relazioni sentimentali. Alla fine è come se voi foste in attesa di una comunicazione, di un invito da parte di questa persona che voi conoscete, appunto perché il 6 di bastoni indica una persona che viene da un passato anche abbastanza lontano e che finalmente arriva questa comunicazione, ma voi appunto avete un atteggiamento abbastanza guardingo, perché sebbene l'aspettavate non vi fidate, ecco, con il 9 di bastoni. Ehm, In realtà poi alla fine del mese vi vedo più convinti e tornare come dire, a sognare su questa relazione e ripartire, diciamo, ripartire a investire emotivamente in questa relazione. State attenti che però non è molto, continua a non essere molto equa, perché il 6 di denari, per quanto indichi una forma di generosità, in realtà c'è una specie di disequilibrio fra chi dà e chi riceve. Quindi state attenti che comunque con questa persona ancora non riuscirete ad avere un equilibrio, nel senso sarete sempre coloro che più o meno ehm, aspettano diciamo, le decisioni di questa persona, ecco. Ehm, Ed è questa persona che decide se e quando farsi presente a voi. Quindi diciamo che in generale vedo in generale un rapporto non molto equilibrato e direi tossico da parte vostra, non che questa persona di per sé sia tossica, ma che il vostro legame con questa persona
è molto basato sulla... c'è una dipendenza che voi avete nel vostro intimo con questa persona. Quindi comunque riceverete le comunicazioni a metà mese, questo appunto chiuderà un periodo di stress che si vede bene dal 10 di bastoni. Adesso vediamo il consiglio delle carte dei tarocchi celtici per questo mese e abbiamo la quercia nella versione autunnale. È una bella pianta, una bella carta perché la quercia è una pianta che nella concezione celtica equilibra l'energia che riceviamo dal sole, dagli astri, quindi diciamo, come dire, respira o per osmosi attrae questa energia e la pone nel terreno e la respira fuori, in modo che noi possiamo utilizzarla ed ha più energia di quella che riceve, cioè è una pianta trasformatrice che fondamentalmente mette più energia di quella che riceve dal sole e dagli astri, secondo appunto le leggende celtiche. Quindi è una carta che riguarda la generosità, che è una carta di espansione. Il consiglio di questa carta appunto di essere comunque aperti, di essere generosi, di non chiudersi a riccio, un po' come fa il 9 di bastoni, bensì di essere aperti a ciò che vi arriva con il paggio di coppe e di non essere spaventati nel dare parte di voi stessi alle altre persone perché questo vi porterà profitto, mettiamola così. Comunque in generale questo mese è un mese di equilibrio emotivo, quindi sfruttatelo. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao! Ed eccoci arrivati alla terza variante, quella dell'ametista viola. Vediamo subito le energie generali per questo mese con le carte del karma. E abbiamo l'incantatrice della terra, è una bella carta di guadagno, di realizzazione anche materiale, perché appunto è legata all'elemento terra, quindi di espansione delle proprie attività anche a livello pratico, quindi di realizzazione anche sul piano economico, finanziario, molto probabilmente, ma comunque in modo concreto nella nostra vita. Vediamo adesso i dettagli con i tarocchi e abbiamo all'inizio del mese un re di denari, un 3 di spade, un asso di spade. A metà mese abbiamo un 10 di denari, il 6 di coppe, il 5 di spade e alla fine del mese abbiamo il 3 di coppe, l'asso di denari e il 9 di bastoni. E poi la carta generale del mese è il 4 di spade. Dunque, all'inizio del mese è come se voi doveste dare un taglio a una situazione che non vi fa star bene, che vi fa soffrire, e questo taglio anche non è sereno ovviamente, perché comunque
appare una decisione, un taglio sofferto, insomma, con questo 3 di spade, no? Che indica proprio una certa sofferenza. Ehm, Può essere un taglio con una persona rappresentata dal re di denari, quindi una persona che ha anche una caratteristica, delle caratteristiche diciamo di potere o comunque una persona molto pratica, una persona che ha delle caratteristiche da leader, soprattutto dal punto di vista finanziario, essendo appunto il re di denari. Oppure può indicare questa carta a voi stessi che nella vostra posizione, per motivi diciamo anche pratici, siete costretti a dover appunto prendere delle decisioni difficili o comunque di chiudere un discorso aperto e ovviamente con una decisione anche abbastanza sofferta. Io però, sinceramente, considerando la posizione delle carte in generale, quello che vedo qui in tutta la stesa, mi dà proprio l'impressione che siate voi a voler chiudere un discorso con questa figura rappresentata appunto dal re di denari. Mm, come se voi voleste appunto lasciarvelo alle spalle. A metà mese vedo comunque che questa decisione come dire, crea, non è un taglio molto netto perché vedo ancora delle diatribe con questa persona, vedo dello stress. ehm, Legato a dei fatti appunto accaduti anche in passato con il 6 di coppe, però insomma battaglie, litigi o comunque molti dubbi da parte vostra su come andare avanti. Vedo molto stress come indica il 10 di bastoni e vedo appunto delle discussioni che sono rappresentate dal 5 di spade. Ehm, è il mese di novembre, a metà mese, diciamo, fonte di stress per appunto delle situazioni, delle persone che conoscete da tempo, delle situazioni, insomma, che vi creano dei dissidi con delle altre persone, più che con voi stessi, a dir la verità. Io vedo proprio un po' una situazione conflittuale, però appunto a fine mese, nonostante voi continuate ad avere un atteggiamento un po' sul chi va là, con il 9 di bastoni, vedo che da parte di un gruppo di persone che vi sono vicine, riuscirete a iniziare un nuovo cammino o comunque ad ottenere dei vantaggi anche materiali con il lasso di denari e che è legato appunto a, all'incantatrice della terra che indica appunto successo, guadagno, crescita anche materiale. Quindi riassumendo, vedo un periodo di stress fino alla fine del mese praticamente, legato a dei conflitti, delle situazioni non risolte con una persona rappresentata appunto dal re di denari, che è una persona che probabilmente ha delle risorse, è una persona diciamo oculata o comunque che è molto legata diciamo al lato economico delle situazioni o comunque al lato pratico delle situazioni con cui avete appunto dei conflitti e che
con cui voi dovreste appunto chiudere un discorso aperto da un po' di tempo, effettivamente. E probabilmente direi anche che c'è caso che è questa persona che prenderà una decisione che vi darà degli svantaggi o comunque con cui voi siete in disaccordo, come indica l'asso di spade. Mi dà proprio l'idea che è una persona che ha un potere su di voi o che comunque prende una decisione che vi farà che non vi piacerà e con cui farete delle discussioni appunto a metà mese, mm, che finiranno anche se in malo modo nei rapporti fra voi due in particolare, perché il 5 di spade la vedo un po' come una discussione che comunque non lascia né vinti né vincitori, ma che bene o male chiude un po' il discorso, il rapporto con questo asso con questo re di denari. A fine mese comunque riuscirete tramite altre persone, presentate altre di coppie, quindi un gruppo di persone con cui che voi vi trovate a frequentare, che evidentemente sono benefiche per voi perché vi vedo che vi porteranno appunto questa nuova opportunità rappresentata dall'asso di denari, che è un'opportunità molto proficua dal punto di vista proprio materiale, di benessere materiale, di benessere diciamo concreto nei vostri confronti. È una offerta, una proposta, un vantaggio concreto che vi arriverà a fine mese. Avrete dei dubbi riguardo a questo, avrete comunque un atteggiamento un po' diffidente, però mi dà proprio l'idea che sarà un'offerta che potrete accettare senza grandi problemi, considerando che è legata all'incantatrice della terra, che indica appunto un guadagno, una fortuna, una crescita anche materiale. Il 4 di spade indica un'esigenza di riposo, di fermo, di pausa, perché vedete è una carta, la carta del riposo per eccellenza, con questa persona che si riposa anche a livello proprio psicologico, più che fisico, perché vedo molti conflitti, molte tensioni durante tutto il mese di novembre, fino alla fine del mese, che però appunto comunque vi arriverà un'opportunità che potrete finalmente valutare, anche se appunto la carta del 9 di bastoni indica che avete comunque un atteggiamento difensivo nei confronti di questa offerta, di questa opportunità, di questo nuovo percorso che vi si presenta davanti. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è il re di denari, mi dà l'idea che potrebbe essere un vostro cliente facoltoso, potrebbe essere il vostro superiore o supervisore, con cui avete dei conflitti per una decisione che appunto non vi piace, ecco, che è rappresentata appunto dall'asso di spade, che vi darà un po' di stress, che vi darà appunto forse la possibilità di parlarne con questa persona, però in maniera un po' non serena, ecco. Sicuramente le carte vi consigliano di evitare toni forti o comunque come dire, conflitti che non conflitti accesi, perché il 5 di spade indica sempre comunque discussioni o conflitti che non lasciano né vinti né vincitori, e quindi insomma solitamente è meglio evitarli questi tipi di conflitti che indica il 5 di spade. A fine mese, comunque attraverso, non so se il vostro team di lavoro, comunque un gruppo di persone che frequentate in ambito lavorativo, anche a livello sociale, probabilmente per altri canali, vi arriverà un'offerta, un'opportunità che potrebbe essere molto
molto importante per voi e molto vantaggiosa, anche se appunto, come ho detto prima, il 9 di bastoni indica un atteggiamento un po' difensivo da parte vostra, però insomma, secondo le carte potrebbe essere appunto un'offerta vantaggiosa. Anche qui il consiglio del 4 di spade è comunque di evitare di pensare troppo sui vostri problemi al lavoro, cioè comunque di cercare di far pace con i vostri pensieri, perché vedo molte attività mentali che vi portano solo a stressarvi troppo. Dal punto di vista sentimentale ci può essere un conflitto col vostro partner che vedo come rappresentato appunto dal re di denari, ci può essere un conflitto ehm, può essere legato a dei progetti che vorreste fare con il vostro partner che però non si realizzano perché c'è una specie di blocco da parte sua. Ehm, Però appunto anche in questo caso alla fine del mese vedo che da parte di vostre conoscenze o amicizie potrebbe esserci una opportunità vantaggiosa anche dal punto di vista pratico. Quindi dal punto di vista sentimentale non è che ci siano ehm, grandi eventi, semplicemente un po' di come dire, incomprensioni con il vostro partner, probabilmente per dei progetti che vorreste realizzare con lui o con lei che non riuscite a portare avanti perché il vostro partner agisce un po' come un muro. Appunto, anche in questo caso, dal punto di vista sentimentale, cercate di evitare di farvi influenzare da ansie o preoccupazioni eccessive. La carta del 4 di spade è una carta di rilassatezza, cioè bisogna essere un attimo più concentrati sul momento presente senza preoccuparsi eccessivamente dal punto di vista mentale per quello che può capitare o arrivare. Vediamo un po' i consigli dei tarocchi celtici per questo mese. Abbiamo la Grifoglio, infatti. La Grifoglio è una carta che tendenzialmente si dice che protegga dai fulmini e quindi è rappresentata in questo mazzo con questa lancia che va verso il terreno. In questa versione estiva vedete che c'è un serpente che viene bloccato dalla lancia, come a dire che il serpente che rappresenta appunto tanti pensieri, preoccupazioni, energie negative vengono bloccati dalla pianta dell'agrifoglio, no? Perché è stata utilizzata per formare questa lancia, quindi scaricare le energie a terra. Quindi questa carta indica un po' il consiglio di evitare preoccupazioni eccessive, evitare di utilizzare molto l'ego, di evitare discussioni inutili, cercare di stare coi piedi piantati per terra e fare anche attività di grounding, che vuol dire cercare di scaricare questa energia in eccesso che viene data da forti emozioni, da forti preoccupazioni a terra, appunto perché sono più che altro distruttive, servono a ben poco. Quindi consiglia questa carta in questo mese di non dare troppo spazio a pensieri e preoccupazioni e ansie. Questo vi permetterà anche di capire che effettivamente ci sono delle altre opportunità rispetto a quelle per cui vi preoccupate, appunto, per quelle per cui discutete all'inizio del mese. Ci sono delle opportunità che si manifesteranno a voi alla fine di novembre. Bene, spero che questa lettura vi sia stata utile. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi interattivi. E noi ci vediamo presto. Ciao!